La mamma che si specchia. No, la mamma sta guardando se c'ho il casco dritto. No, come al solito non ce l'ha dritto, va bene. Buongiorno a tutti. Oggi, Giornata giusta. dopo aver fallito miseramente il Duca dalla parte nord, proviamo ad aggredirlo dalla parte sud, quindi andiamo a Certosa di Pesio, Madonna d'Ardua, Rifugio Pian delle Gorre, Gias degli Arti, e poi proviamo a salire finché riusciamo. E se no rimanderemo tutti a metà luglio, perché a quanto pare c'è veramente ancora troppa neve. Siamo saliti dalle fonti, primo bivio della giornata, e ora prendiamo per la Cappella dell'Olocco. Buon cardio questo. Dai, bravissima. Adesso mi faccio misurare la pendenza, però il pezzo prima era veramente esagerato, e qua secondo me anche. E comunque brava mamma che ce l'ha fatta. Sì, sono curioso di vedere i dati di pendenza. Prima tappa, Chiesa dell'Olocco, si ci arriva dopo 6 km e mezzo, ed ora prenderemo il sentiero delle Bordate. Quindi passiamo all'interno di questo acquedotto, dopo aver fatto una serie di trail mediamente impegnativi, anzi livello massimo S2, non di più, S1 S2. Dobbiamo controllare le sospensioni, il sag, perché adesso fa più caldo, tendono a irrigidirsi. Alla mia sinistra si comincia a intravedere la Certosa di Pesio, che da luogo di culto post epoca napoleonica diventa un casinò, per poi ritornare ad essere un luogo di culto. È visitabile, è molto interessante, se non ci siete mai stati merita sicuramente una visita. Mancano 3 minuti al Pian delle Gorre, ora magari entriamo dentro alla Certosa un attimo. Come dicevo è visitabile, quindi è un intero borgo. Qua dentro c'era ancora un posto telefonico a gettoni. Ora non è il caso di entrare con le biciclette, ma vi assicuro che è tutto veramente molto bello, ma soprattutto mantenuto e pulito. Altra curiosità, per andare alle Gorre sabato e domenica, e mi sembra tutti i giorni luglio e agosto, il parcheggio è a pagamento, e anche l'ingresso per quanto riguarda le auto, direi giustamente, un po' perché così si evita l'overtourism,
e un po' perché coi soldi mantengono questa valle praticamente pulitissima. Questo è uno degli scorci molto belli che regalano le Gorre. Poi a scendere. Siamo arrivati al Guado Pontino, a sinistra si va al Garelli esclusivamente a piedi, anche scendere potrebbe essere un problema. Ora facciamo questo guado qua, l'acqua è relativamente bassa. Ed ecco il pontino. Ah, l'hanno rifatto. Bello! Era quasi macilento. Eh sì, mamma mi fa notare che c'è ancora la neve qua. Siamo al bivio che porta al Pic del Pesio e scendi a Pian delle Gorre. Il Gest degli Arpi è l'ultima tappa acqua certa prima di aggredire il Duca ed è anche un piccolo rifugio aperto. Se vi dovesse prendere il classico temporale estivo potete ficcarvi dentro. Primo dei tornanti che portano al Duca. Mancano circa 3 chilometri al Duca. Uno dei fronti di frane classici, vedo che succia la neve, ma abbiamo incontrato un tizio che scendeva giusto dal Duca, quindi sicuramente là si arriva. Voilà. Posto maestoso questo. Volevo quasi vedere se riesco non a buttarla giù, perché poi magari mi fa frenare la montagna, però almeno metterla sul lato a valle in modo da chiudere qua. Ecco. Ok. Ed ecco mamma contro tutti. Con il suo nugolo di mosche, impressionante. Ah cazzo, me la passate, bastarda. Ed ecco la testa del Duca all'orizzonte, quando mancano circa 3 chilometri di strada. Quella che vedete sullo sfondo è la testa del Duca e tra le due rocce c'è il passo del Duca. Qua peccato, qua è scesa.
pochettino leggermente più complicato. Ti è piaciuta? Mamma ha mangiato una mosca, non le bastavano le noccioline. Comunque siamo, almeno io, 56% di batteria, si fa anche con meno. Ora non so quant'è il dislivello, ma potrebbe essere, non lo vedo. Vabbè, quando mi fermo ci guardo, dai. Curva un po' ostica ma non troppo. E ora ci fermiamo. Sì, Colle de Prey, confermato. Ok, aspettiamo la mamma adesso. La mamma era già preoccupata che non sarebbe arrivata in cima, anzi a casa, perché al 39 di batteria, io ho il 53 e abbiamo fatto quasi 1600 di dislivello, 1577. Arrivare su ci sarà ancora un centinaio di metri di dislivello. Ultimi tornantini di fuoco e proviamo. Sì, mamma dice aspetta, ma tanto mi ci vorrà tutta. Fatto. E ci siamo rimasti. Bene, siamo sotto la testa del Duca e quello è il passo. Manca veramente poco, direi. Ormai manca più il pezzo da fare a piedi, non perché è troppo brutto ma perché fa tanta paura. Ho mangiato una mosca, anch'io, non era malissimo. Ma devo tenere in gola. Ok. Ecco mamma che affronta il gradino. Qua proviamo a ripartire, sarà dura, no, pensavo peggio. E vai, ho fatto anche l'ultimo gradino. Diciamo che è un po' più bella degli anni scorsi, me la ricordo molto più distrutta e spaventosa, tipo qua per esempio, me la ricordo più precipizievole, ma di anno in anno cambiano le prospettive, quindi siamo arrivati. Bello, bello, bello. Sì, al Morgantini c'è una piccola lingua di neve, ma meglio di quella che abbiamo fatto in passato.
si passerebbe tranquillamente. Ok, passo del Duca raggiunto, è 1989 metri, dovrei salire laggiù per fare i 2000, ma va bene così. Adesso aspettiamo mamma, foto di rito e si scende. Certo che andiamo piano. Allora, a momenti mi uccido già sulla prima pietra. Va bene. Allora, il primo tratto del Duca in discesa è quello che fa un po' più paura, un po' più esposto. Non è difficile, però tutto il suo perché. Questo non ce la faccio, si fa, ma bisogna proprio stringerlo al limite. Stringendolo al limite si riesce. È che c'hai il volo d'angelo lì sotto, quindi fa un pochino paura. Sì, la prossima volta lo stringerò tutto. Poi basta. Per il resto è una discesa abbastanza semplice se si fa in salita. Ecco, in una prossima vita volevo provare a scendere verso quel bivio lì. Rifugio Garelli, rifugio Mondovì. E questa è la curva che non si riesce a fare in salita. Poi niente, si prosegue lungo questa bellissima ciclovia del Duca. Oggi non le abbiamo, ma sono consigliate le ginocchiere per le pietre taglienti che vengono alzate dalla ruota anteriore. E ora ci facciamo il ritorno dal Gas Fontana per vedere se riusciamo ad arrivare a vedere i cervi. E questa è un po' più difficile. Questa qui, da come mi ricordo, se non l'hanno aggiustata, almeno quella che arriva al Pisci del Pesio, ha qualche passaggio leggermente più ostico, non tantissimo, ma e qua dovrà filmare mamma perché per me è davvero troppo buio, so già che la camera patirà. Vai.
cosa c'è. E siamo arrivati al Jazz Fontana. Questa che abbiamo fatto è davvero impervia, si perde un sacco di dislivello. Bello! Qua filmano che c'è il pontino. Che poi... No, dico qua magari bisogna anche scendere perché c'è un patanazzo che te lo dico io. No, lì mi schizzo il culo, non ne ho voglia. E a parte che questo, anche farlo in bici, è un rock garden. Questo è un classico luogo bellissimo, veramente con quei... Cosa sono? Che fiori sono questi? Bellissimi. Glicine. La mamma dice che è una gasia, ovvero acacia. E bellissimo questo panorama, poi questa cosa qui è incredibile quanto è bella. Siamo nell'oasi faunistica e qua potremo riuscire a vedere qualche cervo oltre la recinzione. Sì, eccolo là, distante però, è una... no, ma ci arriviamo, è una femmina senza palco, allora, recuperato acqua, praticamente il giro bello è finito, adesso ci facciamo un pezzo di borgate a tornare, simile a quello che abbiamo fatto. Io faccio asfalto, 37, dove vado? E siamo ai saluti e baci. C10. 53 km, 1870 metri di dislivello circa, mamma batteria al 28, io c'avevo 39, mi sembra fosse sì, al 39, bel giro, si poteva fare il giro delle borgate. Ero stanca. Mamma mia. Quindi alla prossima. Sappiamo che il Duca si può fare e alla prossima botta vedremo come farlo. Mi era quasi venuto in mente che potremmo farlo passando dalle saline. E la mamma, sei convinta di questa cosa? Certo, c'è il Moscaito, c'è tutti questi ragazzi giovani. Facciamoli andare. Mi sa che la farò in solitaria alla fine. Va bene. Ciao a tutti.